Uno spotting scope può fare la differenza, ma senza un treppiede all'altezza anche la migliore ottica non riuscirà mai a esprimere tutto il suo potenziale. Buongiorno a tutti ragazzi, io sono Pier Giovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici dal 1997 e oggi vi porto alla scoperta del nuovo Zeiss Pro Series Tripod Kit Lightweight, un treppiede nuovo, professionale, progettato da Zeiss per il bird watching, il digiscoping e ovviamente l'osservazione naturalistica itinerante. Se ancora non siete iscritti al mio canale, vi invito a farlo subito ed attivare la campanella. Al termine del video trovate anche il link alla recensione completa pubblicata sul sito ufficiale binomania.it, dove potrete approfondire ogni dettaglio tecnico. Quindi ragazzi, sedetevi comodi, iscrivetevi al canale perché noi ci vediamo subito dopo la breve sigla. A tra poco. Inizio con il dirvi che per molti anni personalmente ho utilizzato un precedente treppiede Zeiss insieme allo Zeiss RP 95 e ad altri spotting scope recensiti su Binomania oppure di mia proprietà. La gamma si è ampliata con 4 modelli distinti: i lightweight, gli universal dedicati all'osservazione naturalistica e i più robusti come detto Max Duty L e Max Duty V, progettati per impieghi professionali e carichi molto elevati. Il protagonista di questa prova è proprio il Pro Series Lightweight, proposto a un prezzo di listino di 859 euro. Nelle ultime settimane l'ho utilizzato qui in montagna, lungo le rive dei laghi e nelle oasi naturalistiche, sempre abbinato al nuovo Zeiss APIA 65. Fin dai primi utilizzi mi è sembrata una coppiata veramente interessante per chi cerca un sistema molto leggero, guardate, facilmente trasportabile e rapido da utilizzare. Per quanto riguarda la dotazione, il treppiede arriva nella classica confezione di cartone bianco di colore Zeiss con inserti blu e quindi è molto curata la scatola. All'interno troverete una robusta borsa di trasporto realizzata in un tessuto che ricorda il telo nautico, completa di vari accessori dedicati dalla piastra Arca Swiss alla barra telescopica della testa fluida. Sono inoltre presenti la cinghia per il trasporto, la documentazione e un tagliandino con i codici QR che rimandano al video tutorial Zeiss. Il kit inoltre di chiavi per la manutenzione, una colonna centrale corta e un set di puntali metallici per migliorare la stabilità sui terreni più morbidi. Ma come sempre la domanda più importante è una sola: ma come si comporta davvero qui sul campo? Quindi scopriamolo insieme. Il primo aspetto che mi ha colpito dello Zeiss Pro Series Lightweight è sicuramente la qualità costruttiva, perché fin dal primo contatto si percepisce di avere tra le mani un prodotto di fascia alta, curato soprattutto in ogni dettaglio. Il peso del treppiede completo di testa fluida è di poco superiore ai 2 kg, mentre abbinandolo al compattissimo Zeiss APIA 65 si ottiene un kit di circa 3,7 kg, una soluzione molto interessante per chi percorre molti chilometri durante le proprie escursioni. La struttura è realizzata in fibra di carbonio a 10 strati e offre un ottimo compromesso tra la leggerezza, la rigidità e la capacità di assorbire le vibrazioni. Le gambe sono composte da 3 sezioni con chiusure twist lock molto grandi e facili da utilizzare anche con i guanti invernali. Dal punto di vista estetico ritroviamo il classico stile Zeiss, quindi abbiamo una finitura nera opaca, inserti blu in alluminio anodizzato e comunque una qualità generale della lavorazione, come state vedendo, che è molto elevata. Tutte le ghiere, le filettature e i sistemi di bloccaggio trasmettono una piacevole sensazione di precisione meccanica. Una soluzione che mi è poi piaciuta particolarmente riguarda i rivestimenti delle gambe, perché Zeiss
ha rinunciato alle classiche imbottiture in spugna che con il tempo tendono poi a rovinarsi, screpolarsi eccetera, scegliendo invece delle robuste fasce di tessuto tecnico che sono removibili tramite velcro e sono anche lavabili, quindi secondo me dureranno molto più a lungo. Le gambe possono essere aperte su 3 diverse sezioni, mentre la colonna centrale è estraibile e può essere sostituita anche con quella corta fornita in dotazione quando si desidera ad esempio ottenere massima rigidità e leggermente meno peso. Molto ricca comunque anche la dotazione tecnica, perché troviamo addirittura 3 livelli a bolla, un gancio sotto la colonna centrale per appendere uno zaino e aumentare la stabilità con il vento, e il set, come vi ho detto, di puntali metallici da utilizzare sui terreni morbidi. Passiamo poi a descrivere la testa fluida. Zeiss ha scelto uno standard arca Swiss con una lunga piastra graduata che permette di ritrovare rapidamente il corretto punto di bilanciamento degli spotting scope. La PIA ha già un piedino con passo arca Swiss. Molto ben realizzate poi tutte le regolazioni, perché la testa dispone di una scala panoramica a 360 gradi con riferimenti graduati sull'inclinazione verticale e di robuste manopole metalliche che offrono sempre un ottimo grip. La barra di comando poi può essere montata sia a destra sia a sinistra e grazie al sistema telescopico può essere comunque alzata in base alle proprie esigenze. Sul campo l'ho utilizzato quasi esclusivamente con il nuovo Zeiss APA65, quindi con entrambi gli assi completamente liberi i movimenti sono veramente risultati fluidi, molto fluidi e progressivi e anche precisi. La regolazione della frizione dell'asse verticale permette inoltre di trovare anche il giusto compromesso tra la libertà dei movimenti e il controllo dello spotting, rendendo quindi l'osservazione estremamente piacevole. Io ho portato questo kit con me durante escursioni in montagna, lungo le rive dei laghi e nelle oasi naturalistiche, spesso trasportandolo già completamente assemblato senza magari utilizzare la borsa. Ed è proprio sul campo che si comprende la filosofia di questo prodotto, perché Zeiss ha voluto offrire un kit leggero, veloce da aprire, sufficientemente stabile da permettere di concentrarsi esclusivamente sull'osservazione. Infatti anche dopo diverse ore di cammino vi devo dire che il peso non è mai diventato un problema. Io ho sempre apprezzato la rapidità con cui si passa dal trasporto, magari su spalla, a braccio così tranquillamente, all'osservazione rapida. Dal punto di vista ergonomico poi tutte le regolazioni risultano immediate. Le manopole infatti sono ben dimensionate, la barra di utilizzo è telescopica, inoltre permette di trovare facilmente la posizione ideale, e inoltre la testa fluida, come comunque avete visto, offre dei movimenti molto progressivi, rendendola piacevole anche nella fase di inseguimento di soggetti in rapido movimento. Ho eseguito inoltre vari test di smorzamento, adesso vi farò vedere, con treppiede completamente esteso, con colonna sollevata, treppiede abbassato e colonna piccola, corta. E durante la messa a fuoco in generale non ho notato vibrazioni fastidiose, anche il classico colpetto sul treppiede o sullo spotting comunque si assesta in poco tempo. È una prestazione convincente, soprattutto in proporzione al peso del treppiede. Ragazzi, scusate per la vignettatura, ma non ho l'adattatore Zeiss e quindi se estraggo il paraluce vibra di più perché non è ben fissato l'iPhone. Allora, prova con treppiede abbassato, classico colpetto sul treppiede, classico colpetto in fase di focheggiatura. Treppiede completamente estratto, colpetto sul treppiede, focheggiatura. Con colonna centrale completamente sollevata, colpetto sul treppiede, vedete che c'è un pochino di vibrazioni in più ma non eccessive, e in fase di focheggiatura. Montando poi la colonna centrale corta, la rigidità aumenta ulteriormente. Questa quindi è una soluzione che consiglio soprattutto chi osserva magari da postazioni fisse oppure utilizza magari ingrandimenti più elevati. Anche il terreno influisce come sempre sul comportamento, quindi qui su prati e sentieri
preferisco utilizzare i puntali metallici, mentre sulle superfici rigide è più efficace comunque l'uso dei piedini in gomma, che oltretutto assorbono molto bene le piccole vibrazioni. Ho effettuato anche alcune prove con spotting da 85 e da 99 mm, il treppiede comunque continua a svolgere un buon lavoro, ma è evidente che strumenti di questo tipo richiedono una struttura, diciamo così, più robusta. Per questo motivo riterrei che il Pro Series Lightweight esprima il meglio delle proprie potenzialità con spotting scope da 50, 65, 70 mm. Cosa mi è piaciuto invece, cosa migliorerei? Ripeto, dopo diverse settimane di utilizzo credo di avere un quadro abbastanza completo di questo treppiede. Quello che mi ha convinto maggiormente, ormai l'avrete capito, è stata la qualità costruttiva, perché si percepisce sin dall'inizio di avere tra le mani un prodotto premium con finiture veramente eccellenti. Ho apprezzato molto anche la struttura in fibra di carbonio composta da 10 strati, quindi di qualità, il peso contenuto di poco superiore ai 2 kg, la fluidità della testa, l'ergonomia delle manopole e la possibilità di montare la barra di comando sia a destra sia a sinistra. Poi molto intelligente anche la scelta di Zeiss per le imbottiture rimovibili in tessuto tecnico, che personalmente ormai preferisco alle classiche protezioni di spugna, così come la presenza di ben 3 livelli a bolla e dei puntali metallici forniti tutto di serie. Dal punto di vista delle prestazioni, questo treppiede offre veramente il meglio, come ribadito, con spotting scope compatti da 50-70 mm. Se proprio devo individuare qualche limite, direi che ovviamente il prezzo è da prodotto top di gamma, quindi sono 860 euro e rappresentano un investimento importante, ma comunque veramente sfruttabile. Inoltre, lavorando bene anche con spotting scope più grandi, è evidente che questo modello nasce comunque per privilegiare la leggerezza e la trasportabilità. Chi utilizza attualmente strumenti da 85-95 mm oppure attrezzature fotografiche pesanti, secondo me potrebbe orientarsi direttamente verso la Pro Series Universal, oppure volendo per strumenti anche più grandi tipo i binocoli angolati per la Max Duty. Il nuovo Zeiss Pro Series Tripod Kit Lightweight mi ha convinto, non perché sia il treppiede più robusto della gamma Zeiss, ma perché è stato progettato con un obiettivo preciso: offrire al naturalista un supporto leggero, affidabile e veloce da utilizzare durante lunghe giornate sul campo, ed è questo obiettivo, secondo la mia esperienza, è stato pienamente raggiunto. Quindi, se amate il birdwatching, il digiscoping con i telefoni, oppure trascorrete molte ore in mezzo alla natura, magari camminando per raggiungere le vette, e con uno spotting scope leggero, difficilmente rimarrete delusi da questo prodotto. Personalmente continuo a considerare il nuovo Zeiss APS65 il suo compagno ideale. Insieme infatti formano un kit estremamente equilibrato, leggero e piacevole da utilizzare. Se invece, ragazzi, impiegate prevalentemente spotting scope di grande diametro oppure anche grandi teleobiettivi, la versione Universal di Zeiss rappresenta probabilmente una scelta più indicata. In definitiva, Zeiss ha realizzato un treppiede di altissima qualità, costruito secondo me per durare nel tempo e capace di accompagnare il naturalista praticamente ovunque. Vi ricordo il prezzo: a luglio del 2006 di 859 euro. Se desiderate ricevere maggiori informazioni oppure comprarlo, provarlo personalmente, vi consiglio di rivolgersi al vostro rivenditore di fiducia oppure di visitare e di acquistare il sito direttamente sullo shop online di Bignami, dove inoltre troverete tutte le caratteristiche tecniche del prodotto. Io desidero quindi ringraziare Bignami per aver fornito il treppiede e il nuovo spotting scope Zeiss APS65, permettendomi quindi di effettuare una prova pratica approfondita in differenti ambienti e condizioni operative. Come sempre, ragazzi, desidero ricordarvi che tutte le mie opinioni espresse in questo video derivano esclusivamente dalla mia esperienza pratica sul campo e non sono state sottoposte ad alcuna approvazione preventiva da parte del distributore. Se desiderate vedere fotografie del prodotto ad alta risoluzione,
magari leggere più nello specifico le misurazioni complete e approfondire tutti gli aspetti tecnici che nel video sarebbe impossibile trattare, vi invito a visitare binomania.it, dove trovate la recensione completa di questo treppiede e di centinaia, ormai 1600-1700 strumenti ottici. Vi aspetto anche sui miei canali social, Facebook, Instagram, YouTube, dove pubblico spesso, quotidianamente, fotografie, curiosità, anteprime dei prodotti in prova e tanti contenuti esclusivi dedicati al mondo dell'osservazione naturalistica, dell'osservazione astronomica e anche del tiro sportivo. E se desiderate sostenere concretamente il mio lavoro, vi invito a iscrivervi a Binomania Inside, perché con un piccolo contributo annuale, pagabile a rate tramite PayPal o come meglio preferite, avrete accesso a editoriali esclusive, non vedrete la pubblicità di Google, potrete vedere la mia attività dietro le quinte e confronti tra strumenti che spesso non pubblico sul sito. Insomma, io per oggi termino qui, quindi vi saluto. Se questo video vi è piaciuto, lasciate come sempre un like, commentate se volete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere le prossime recensioni. Io sono Piergiovanni Salimbeni, giornalista e tester di strumenti ottici. Grazie per avermi seguito e come sempre ci vediamo nel prossimo video di Binomania. Buone osservazioni!